Buongiorno amici del canale, avete visto che belletto? Ho bisogno di rifinirlo bene perché devo metterlo in una stanza che è in abbinamento a un cassettone e deve proprio essere il suo fratello gemello, quindi utilizzerò un bellissimo colore Magic Paint, un viola lilla tendente al grigio che sa proprio di antico, sa proprio di polveroso, di vintage, di un vecchio tesoro ritrovato. Quindi base Vieux Trésor, dei bei fregi, un bellissimo transfer e vedrete quanto sarà ricco ma elegante. Prima di partire a colorare, attacco bene tutti i fregi, così almeno sono incollati e li coloro direttamente col colore di base. Ho scelto di mettere fregi differenti oggi perché voglio arricchire questi riquadri che in questo modo non mi piacciono proprio, sono un po' spenti. Quindi sulla parte iniziale, superiore, quindi qui e qui, metterò questo bellissimo cordone a fascia. Il codice è TR716. I cordoni Voodoo Band sono lunghi 2,10 m una volta srotolati, quindi non abbiate paura, basteranno per 2,10 m di lunghezza. Io qua ne ho due, ma non ne userò mai due. Inoltre, nella parte frontale, vorrò assolutamente anche qui voglio abbinare dei fregi in modo molto elegante, quindi metterò questo fregio nella parte superiore e la coppia di fregi qui e qui, in modo che questo ricciolo vada a riprendere il fregio originale del mio letto. Mi raccomando, salvatevi anche qui i codici dei fregi che usiamo davanti. La coppia è la 1382/3 e invece del fregio prezioso il 1385. Useremo quindi due coppie di questo e due pezzi singoli di questo, perché questo è venuto singolo, questi sono venuti a coppia. Non abbiate paura quando vi trovate con il cordone in mano, perché spesso ricevo mail o segnalazioni di persone che hanno paura di romperli. Una volta che il cordone diventa morbido è super malleabile, non emana assolutamente esalazioni se riscaldato, cosa importante perché ci sono molti fregi in commercio che sono molto pericolosi se si va a inalare quello che ne viene fuori quando si scaldano, ma per di più sono veramente tanto resistenti. Quindi ora io misurerò la lunghezza totale che mi serve per rifinire la parte superiore e la parte sotto, li scaldo e li taglio netti, perfetti per questo restyling. Utilizzo un phon termico per scaldare il mio cordone, ma se non ce l'avete nessun problema, un buon phon per capelli molto caldo. Ricordate che il tempo che ci mettete, che dedicate a scaldare il fregio, sarà lo stesso tempo che lui ci mette poi per raffreddarsi. Vedete che inizia ad allentarsi, non è ancora pronto, lo scaldo ancora. Guardate come si srotolano facilmente. Emma, mi viene a aiutare? Sì. Anche in questo video mi avvalgo di una brava collaboratrice. 80 centimetri, tac, ho inciso ma prima scaldo così non faccio casino. Me lo chiudi, grazie. Prima di tagliare scaldatelo, fate meno fatica e viene meglio. Mi serve sotto qualcosa di rigido per tagliare bene, mi passi un legnetto. E ora incido. Benissimo. Vedete questa parte che è ancora calda si muove ancora. Questa parte è super rigida. Quindi vedete che si scaldano e si raffreddano
in tempi abbastanza veloci, vedete? E prende sempre la forma che voi date quando si raffreddano. Sono estremamente malleabili. Ora io li scaldo un attimino, metto la colla e li appiccico subito. Utilizzate una colla che vada bene per legno. Io utilizzo questa Vinavil che è extra legno, fantastica. Potete usare sia le mani che un pennello. Mi raccomando, non dovete esagerare per carità, però neanche lesinare, perché comunque il fregio è caldo e la colla con il calore tende subito a ritirare, viene subito assorbita dal fregio e dalla base. Quindi bisogna lasciare un bel po' di colla in modo che si attacchi bene bene alla superficie del letto. Applichiamo il fregio e vediamo se sono stata precisa. Me lo tieni, Emma? Grazie. Perfetto. Ok. Forse sono andata veramente al filo, giustissima, precisissima. Non mi accontento di applicarlo e semplicemente schiacciare, schiaccia pure con le mani, tanto adesso non è caldo, ma lo scaldo leggermente con il phon, in modo che la colla tiri meglio e lui si asciughi subito e si attacchi subito bene. Mi raccomando, fai attenzione a non mettere le mani dove io ho il phon, ma ecco qua. Si sta incollando bene? Sì, benissimo. Siamo proprio bene al bordo, all'angolo, su, bisogna semplicemente premerlo in alto, perché sta scendendo, quindi bisogna schiacciare e premere verso l'alto, vedi? Perfetto. Ok, continua a premere verso l'alto, dopo pochissimo dovrebbe già essere abbastanza asciutto e tenersi da solo alla superficie. Avete visto com'è facile? Io continuo e metto anche quello sotto. Ho finito di incollare i miei fregi e sono veramente saldi, ci avrò messo 10 minuti più o meno. Guardate, anche calcando non si stacca, quindi non abbiate paura, una volta che sono ben saldi alla base non si staccano più. Ora stacco le mie basi perché voglio attaccare i fregi con comodità, in orizzontale, quindi le stacco e le metto qui per lavorare meglio. Ho preso la mia testata e l'ho messa qui e ho già predisposto i fregi. A me in questo caso piacciono messi in questo modo, voglio che questo ricciolo riprenda il ricciolo naturale. Li ho anche messi nello stesso modo, ricciolo all'ingiù, invece lui mi aiuta proprio a dare armonia. Abbiamo già misurato, abbiamo già tirato le righe, metterò questo ricciolo qui a questa altezza, centrandolo, e loro a questa distanza, uno qui e uno qui. Anche lui, uno qui e uno qui. Tirate le righe prima sul vostro legno, in modo che quando poi andate ad apporlo con la colla e con il calore fate molto più in fretta. Ora, incollo, giro, scaldo. Incollate bene, ricordatevi sempre dell'acqua in modo che non ci siano sbavature antiestetiche che escano fuori dal fregio. Ho la mia altezza qui, ho la mia centralità qui, schiaccio leggermente, ma mentre Emma asciuga poi, vedete non è ancora piattissimo, perché non è ancora piattissimo rispetto alla base, ora Emma asciuga, me lo scalda e si applicherà perfettamente alla base. Stop, io applico un po' il mio panno, schiaccio leggermente in modo da far aderire bene i due laterali. Vedete che è uscita ancora della colla? Ora la togliamo perché premendo è uscito l'eccesso. E via. Procediamo con gli altri. Perfetto. Me lo scaldi un po'?
procedo mettendo l'ultimo. A posto. Ora rimettiamo questa parte del letto in montaggio, smontiamo l'altra e finiamo. Il mio V3 è già stato miscelato molto bene 3 minuti, ricordate sempre. Ho fatto ABA stamattina, prima di partire, ho attaccato i miei fregi e ora finalmente do la prima mano. Uso un pennello normale, ovale, da 60 perché il letto è grande, ma penso che Emma userà un 50, giusto? Non c'è una regola definitiva, dipende molto dal vostro polso. Sicuramente è meglio prendere un pennello più grande per un letto così grande. Partiamo quindi con la prima mano di colore. Come vedete in questi casi il fregio diventa un tutt'uno con la base. Quindi noi tendiamo a coprire tutto subito, in questo modo. Il fregio può anche essere coperto con questa pennellata morbida, ovale. Ed ecco qua. Mi raccomando, un pennello tozzo vi serve anche a questo, a immagazzinare più vernice e a stenderla in modo adeguato anche all'interno dei fregi. Vi consiglio sempre di utilizzare i pennelli Magic Pen, con le pitture Magic Pen, perché li studio apposta per farvi faticare meno e per avere un buon risultato. La prima mano è finita, ricordate che ho steso tutta quanta la vernice pura, non ho diluito, e la seconda mano non so neanche quanto possa essere necessaria, non farò una vera e propria seconda mano, ma terrò sempre la vernice pura e farò solo qualche ritocco, perché ha coperto tantissimo. Ricordate che i colori Magic Paint non sono tutti uguali, ci sono magari il biancottico, tipo soffio, che essendo biancottico ha un pelino meno di coprenza, mentre in questo caso per esempio vedete che il Vieux Trésor è un colore pazzesco e che copre veramente tantissimo. Quindi non vi ostinate, mi raccomando, a diluire la pittura, a volte stesa pura vi fa risparmiare, perché qui non servirà una seconda mano totale, ma basterà qualche ritocco per finire. Lascia asciugare bene, oggi fa un po' freddo, quindi anche 2 orette, e dopodiché parto col ritocco. La prima mano è asciutta asciutta, sono passate circa 1 oretta e mezza e sono uscite fuori delle crepettine del craquelé bellissime. Queste crepettine in questo caso sono uscite perché? Perché sotto c'era questa finitura molto rovinata, un po' screpolata, un po' usurata, che è diventata appunto una base perfetta per la pittura facendo uscire il craquelé, perché essendo stata inumidita dalla pittura ha creato la crepa. Quindi se per caso vi capitasse di trovare delle crepe di craquelé senza aver usato il mio liquido per craquelé è per questo motivo. Io le adoro ovviamente, sono felicissima che siano uscite e quando farò il mio décapé leggero a fine restyling renderanno ancora più realistico il restyling anticato. Ora do una seconda mano, ma non totale. Ho usato prima il colore puro e ora con il colore puro, è un pennello piccolo, vado semplicemente a fare qualche ritocco dove si vede ancora sotto, perché non è assolutamente necessario in questo caso fare un'altra mano, non serve. Ha coperto talmente bene che non vado a sprecare vernice e tempo. Pennello piccolo, carico bene e vado delicatamente a coprire dove c'è ancora qualche alone.
Ho fatto passare tutta la notte per essere sicura che fosse ben asciutto. Ci tengo che venga bene e quindi è sempre meglio aspettare che l'asciugatura totale faccia uscire tutto quello che deve far uscire, come in questo caso le crepettine del craquelé. Sono veramente meravigliose. Una volta che noi faremo il dry brush e poi il décapé, saranno veramente contemporaneizzate con il nostro restyling, faranno la differenza. Ora faccio un dry brush molto delicato, non vado su tutta la struttura. Pennello scarichissimo, ma ho piacere di mettere leggermente in risalto i fregi, ok? Quindi uso il cotton, che è un bianco Magic Paint molto caldo, e vado col pennello scarichissimo solamente a mettere in luce le parti esterne dei miei fregi. Ho già girato bene bene bene. Un King, il pennellone mio grosso, perfetto per sfumare senza dare segni. Pezzettino di carta perché devo scaricare bene. Scaricate il più possibile, piuttosto si ripassa una seconda volta. Vado a lavorare principalmente sui fregi perché sono quelli che poi lavorerò meno col dry brush, mentre invece le parti esterne, gli angoli, le parti che solitamente si ammaccano, si usurano, saranno quelle che poi avranno anche appunto la lavorazione del dry brush. E non mi interessa appunto di sbiancarle, faccio solo una passata veloce per omogeneizzare la superficie. Il colore utilizzato e l'effetto dato è veramente leggerissimo, ma guardate che differenza da questa parte che è stata fatta a quella che non ha ancora neanche una passata di dry brush. Bella differenza, vero? Continuiamo. Ho fatto il dry brush sui fregi e nei punti focali, nei punti che mi interessano di più. Ora passerò la mia levigatrice con una carta molto fine, una 220, per togliere in alcuni punti un po' di vernice, non è proprio un vero e proprio décapé, è proprio una spuntatura di alcuni punti, in modo che esca il legno e che doni un po' di colore, un po' di movimento alla struttura. Voglio proprio che sembri un po' vecchio, vintage, ok? Io utilizzo la mia levigatrice con grana 220, mi raccomando, la levigatrice sempre con la piastra morbida sotto. È importante questo dettaglio perché altrimenti se sono rigide vi rovinano il legno e non viene bene questa tecnica. Partiamo.
È arrivata l'ora della decorazione. Ho deciso di rimettere questo bellissimo transfer della linea Redesign perché il cassettone che andrà di fronte a questo bellissimo letto ce l'ha sui cassetti. Voglio renderli gemelli e ho deciso di rendere ancora di più speciale il transfer riquadrandolo in questo punto. Sono stata astuta perché? Perché questo transfer è dotato di 2 fogli divisi. Mi aiuti, Emma? Sì. Allora, facciamoli vedere anche a casa. Vedete, sono 2 fogli divisi. L'altezza di questo transfer non mi sarebbe bastata se non avesse giusto questo cordino. Perché? Perché l'altezza era 35 e invece lui era 30 cm. Quindi noi, a posteriori, abbiamo messo questo fregio per rimpicciolire, per riquadrare, renderlo proprio un quadro, e ora quando andremo ad apporre il nostro transfer sarà ancora più facile. Guardate. Sta esattamente nel posto in cui io ho creato la cornice. È perfetto, perfetto, perfetto. Non amo sprechi e non aveva senso aprire 2 tubi, quindi 2 transfer, semplicemente per togliere questi 2 centimetri e fare comunque un riposizionamento. È un lavoro inutile. Ho preferito lavorare d'astuzia. Con 2 piccoli fregi, 2 cordoncini ho tolto questo problema. Tieni, Emma, prendi il bianco, grazie. Bisogna essere molto precisi perché, prendi di qua, come vedete qua il disegno arriva a questo bordino. Le alternative sono 2: o mettete questo bordino al bordo del nostro fregio oppure tagliate prima di apporlo. Lo tagliate così siete precisi. Io sfido la sorte e vado a mano libera. Vai, bisogna mettere quindi il disegno appoggiato. Parti tu o parto io? Parto io, poi tu mi segui? Ok, allora. Sei dentro? Ok. Mi raccomando, ricordi che i laterali noi non li vogliamo. Ok, vai pure. Appiccica. Applichiamo tutto, prendiamo un legnetto e perfetto. Solita storia. Con il legnettino ora grattiamo e cerchiamo di far apporre bene il transfer. Il plus di questo nostro quadro sarà il fatto che la base, colorata con Vieux Trésor, è tutta crepata. Quindi quando toglierò il foglio di plastica e vedremo il transfer applicato, ci saranno queste crepettine che saranno veramente la ciliegina sulla torta. Vai, grattiamo, Emma. È giustissimo, perfetto per questo restyling. Con il cutter vado a rifilare in modo da essere ben precisa e poi con il phon scaldo. Perché? Perché se scaldo e quando si raffredda il foglio tolgo, faccio molta meno fatica. Schiaccia bene perché sennò si allarga. Vedi? Devi schiacciare bene col legnetto, i bordi. Ecco, questo intendere. Benissimo, ultimo pezzo, perfetto. Ok. Ora grattiamo, ma prima scaldiamo. Ora, fin quando la plastica non è fredda, grattiamo per bene e quando la plastica si sarà raffreddata e il nostro transfer sarà proprio applicato bene, toglieremo delicatamente. Ecco qua. Guardate che meraviglia.
Questo è un disegno fitto, pieno, come vedete è un foglio pieno di disegni, quindi bisogna essere calmi e farlo piano piano, vedrete che sarà veramente soddisfacente il risultato, guardate. Ed ecco qui, passiamo un bel pennello asciutto per attaccare bene qualche angolino che potrebbe ancora essere sfuggito dalle mie grinfie. Ed ecco qua. Ho proprio bisogno di farvi vedere da vicino quanto siano belle le crepe che escono da questo transfer, sono spettacolari. Guardate che meraviglia. E queste sono crepettine autentiche venute fuori dalla pittura che ha crepato avendo inumidito la pittura che c'era sotto, il flatting che c'era sotto. Secondo me sta veramente molto bene. L'unico caso in cui non amo le crepe è quando voglio fare un restyling modernissimo, lucidissimo a specchio. Questo non era proprio il caso. Continuiamo col secondo foglio. Ok? Parto io? Ho attaccato anche il secondo transfer e i vicini sono molto carini, però non vedo l'ora di farvi vedere questo letto nel suo contesto, perché avrà un bellissimo copriletto trapuntato bianco soffice e dei pizzi che scendono grazie al celdulì che metterò appoggiato alla parete. Diciamo che tutti i restyling devono essere contemporaneizzati, sì, ma anche messi nel giusto ambiente, ok? Quindi ora passiamo alla cera e vi faccio vedere quanto sbucano fuori i fregi e le crepettine del craquelé e dopodiché vi farò anche vedere come sta bene nella sua stanza. Anche questo restyling è finito, ma prima di dire se vi piace o no, aspettate di vedere le foto che ci saranno adesso qui in coda al video, quindi non vale stoppare prima, mi raccomando, fermi lì e guardate tutte le foto. Perché? Perché noi adesso andiamo su e lo montiamo nel suo ambiente naturale e ci divertiamo anche noi adesso perché arrediamo tutta la stanza, quindi vedrete proprio come sta bene nel contesto. Ci saranno vicino 2 armadi a muro molto vecchi perché sono degli armadi a muro in legno grezzo, ci sarà una bella carta da parati, ci sarà questo bellissimo celdulì e vi faremo vedere come sta nel suo ambiente naturale. Fateci sapere poi se vi è piaciuto nei commenti. Al prossimo restyling. Ciao! Ciao!